Il video di oggi, primo di una serie, parlerà di come realizzare dei carter motore large frame per Vespa, nello specifico Vespa Cosa, da qui il nome, con un pacco lamellare di generose dimensioni derivato direttamente da un cilindro Rotax 125 per Aprilia RS. Eccoci qua, sul solito banco da lavoro. Cominciamo a vedere qual è il materiale che abbiamo a disposizione, o comunque parte di esso. Come vi dicevo, i carter sono large frame per Vespa Cosa, su cui è stato saldato il portapacco lamellare di un Aprilia RS 125. Sono già state fatte delle lavorazioni, è già stato cominciato il lavoro, però non è stato finito. Come potete vedere, per la lavorazione, in questo punto, abbiamo sfondato il carter, quindi dovremo poi successivamente perfezionare la saldatura. Andiamo avanti. Qual è la particolarità di questo carter rispetto a tanti che si vedono? Su questo carter io vorrei lascerò il pacco soltanto sul semicarter grande, però lavorerò il semicarter piccolo, quello lato volano, in modo da fare una basetta con la resina, qui dove è segnato il rosso, chiaramente dopo averne migliorato l'aderenza con delle viti, poi vi farò vedere, e aprire questa parte qui, quindi sia parte del bordino di centraggio che proprio dello spessore della camera di manovella, per cercare di dare passaggio al flusso in entrata. Fortunatamente i fluidi non hanno gli occhi, quindi vanno nel percorso più agevole. Questo ci permette di avere la cuspide lamellare laterale rispetto al centro dei carter, ma con i flussi orientati al centro, quindi è questo l'enorme vantaggio. L'altro vantaggio di questa soluzione, che non è la migliore fluidodinamicamente parlando, perché se avessimo voluto cercare una soluzione al massimo delle performance, avremmo dovuto ubicare la cuspide lamellare, che è questa, in questa posizione trasversale rispetto all'albero motore e subito sotto al cilindro. Ma questa è un'altra storia. Non abbiamo scelto questa soluzione anche per non sacrificare la chiocciola di raffreddamento, che altrimenti avremmo necessariamente dovuto limare, restringere, con conseguente restringimento del potere raffrescante della ventola. Dunque, andiamo avanti. Utilizzeremo come albero motore il BGM Corsa 60, BL 110 ovviamente, che è stato già saldato al laser. Ho scelto questo albero perché è un buon compromesso, visto il costo, tra il peso, la robustezza della BL e dell'imbielleggio, che si presta bene a motori di una certa potenza. Questo motore dovrà avere almeno 30 cavalli per stare bassi, quindi comunque è una potenza rilevante, circa 3 volte la potenza del 200 di serie. Questo è un carter 200. E quindi abbiamo scelto questo tipo di albero, che è già bilanciato a ore 12. Vedremo poi, facendo un falso montaggio, con l'albero motore al punto morto inferiore, come il passaggio, faremo delle valutazioni e decideremo se e come lavorarlo. Poi abbiamo il carburatore, che è una riproduzione Oco del Kane PVK. Questo è da 40 mm, quindi dimensioni generose. E poi, ve l'ho fatta vedere prima, però la vediamo più in dettaglio, la cuspide lamellare. Questa nello specifico è a 4 petali, non a 6 come quella di serie dell'RS 125, e deriva direttamente dal kit, è stata comprata a parte,
dal kit V-Force Parmakit, però la versione economica denominata ECV, che invece di avere la doppia cuspide ha la cuspide singola. Su questo pacco è stato applicato un guidaflussi di derivazione CART TM che è stato leggermente lavorato sui lati perché era un pochino più largo per essere ospitato all'interno. Per il resto va tutto benissimo. È chiaro che questo foro, essendo per il go-kart, è da 30, quindi dovremmo allargarlo. Prima però dovremo tappare questi fori. Quindi tapperemo questi fori con la resina per stare più sicuri quando andremo poi ad allargarlo a 40 mm. Probabilmente faremo un imbocco ovale perché questa grandezza, la dimensione più piccola della cuspide è circa 37 o 38 se non ricordo male. Con grande fatica ma altrettanta soddisfazione siamo riusciti a aprire completamente il passaggio per il portapacco. Purtroppo, ma era in preventivo, per farlo abbiamo forato dalla parte della frizione, quindi poi dovremmo ripararlo, ma verosimilmente lo vedremo in un altro video, la seconda parte. Qui che cosa andremo a fare? Non io, questo lo porterò in rettifica per farlo. Andremo a spianare questa superficie perché durante il taglio del portapacco era stata sportata parte della filettatura, quindi è stato riportato materiale anche qui. Quindi andrà rispianato e rifatta la filettatura. Ma poi, molto più importante, da questa parte dove ci siamo alzati per fare poi lo scivolo che porterà il flusso quanto più possibile al centro dell'albero, andremo a rettificare questo piano facendo un nuovo piano di tenuta sul cordolo di saldatura che è stato fatto qui. Eccolo qua. Questa anche è un'operazione che verrà fatta in rettifica, che non posso fare io. Quello che invece faremo adesso è applicare la resina epossidica per preparare il piano d'appoggio rialzato che ci consentirà di fare la chiusura che abbiamo visto qui su questa saldatura che andrà spianata. Per farlo però non applicherò la resina e basta. Migliorerò l'aderenza della superficie dopo averla pulita, però
inserirò delle viti da questa parte, mettendole da questa parte, in modo che la resina possa aggrappare forte sulle viti e non ci sia in nessun modo il pericolo che la resina possa saltare via. Chiaramente, una volta costruito questo pezzo in resina, andrà anche questo semicarter spianato in rettifica. L'aderenza del carter è stata migliorata, come vi avevo anticipato, applicando delle viti, eccole qui, e facendo dei segni con un punzone. Chiaramente, ecco, queste sono le viti come si presentano dall'altra parte. Siamo arrivati al momento dell'applicazione della resina. Quella che userò è questa. Vediamo, si vede? Sì. Vacon si chiama. L'ho acquistata su eBay e ho potuto vedere che è similare, equivalente rispetto a quella Asportec che invece ho usato di solito. Il vantaggio è che questa costa molto meno, quindi è meglio perché costa molto cara questa resina. Allora, va mescolata in parti uguali, quindi ci avvaliamo della bilancia. Dobbiamo prendere un bel pezzetto perché dobbiamo riempire tutta questa zona. Sono 35 grammi questa, e quindi adesso dobbiamo staccare 35 grammi di questa gialla. Vediamo, 35, a posto. Adesso la mescoliamo e poi la applichiamo. Questa soluzione potrà esporci a facili critiche perché non è una soluzione molto ortodossa. Questa non tanto quanto poi quello che faremo dalla parte della frizione. Tuttavia è importante che io vi dica che questa è scelta fatta, è l'unica che ci può permettere di poter fare queste lavorazioni, questa operazione in casa. Noi non siamo dei professionisti, noi non siamo un'officina, siamo degli amatori che fanno questi giochi, che hanno questo hobby e che lo fanno nel garage sotto casa. Quindi è normale che cercare soluzioni casalinghe come queste della resina. Alla fine questi panetti, che sono 400 grammi se non sbaglio, sono 400 grammi, costano 30 euro. Fare un riporto di saldatura su tutta la zona e poi ribarenare, rispianare, rifare tutto il lavoro nella maniera convenzionale e anche più giusta costerebbe molto di più. Forse insomma si supererebbero sicuramente i 100 euro per fare soltanto una lavorazione di questo tipo, anche perché poi andrebbero risistemati i piani, risistemate anche le sedi dei cuscinetti, perché una tale quantità di saldatura è normale che può anche deformare il carta. Andiamo avanti a impastare la nostra resina. È veramente tanta, non ne ho mai impastata così tanta, sono sincero. Abbiamo applicato la resina e questo è il risultato. Adesso dobbiamo chiaramente farla tirare. Grazie all'aderenza migliorata sicuramente la resina non potrà togliersi, messa con le viti così. Quindi questa parte qui è terminata. Adesso quando la resina si sarà asciugata, si sarà indurita, procederemo con la spianatura del carter e lo porteremo in rettifica. Adesso facciamo la stessa operazione, un'operazione simile, anche lato frizione sul carter grande. Con l'ausilio di viti autofilettanti abbiamo migliorato la superficie di tenuta del punto in cui applicheremo la resina, mettendo queste viti. Faranno in modo che la resina non possa in nessun modo muoversi da questa posizione. Oltretutto sono stati anche aggiunti i soliti segni col punzone.
Adesso, come prima, impastiamo la resina e la applichiamo. Allora, carter stuccato. Questa è la situazione finale. È ancora morbido, chiaramente l'ho applicato adesso. E niente, adesso appena avrà tirato potremo asportare la resina in eccesso che si trova nel portapacco. Prima di concludere metteremo anche la resina in questo punto, perché qui in mezzo, qui, non è stato possibile saldarlo bene, quindi metteremo tutta resina qui intorno pressata bene e poi per sicurezza, dopo aver migliorato l'aderenza laterale della saldatura, applicheremo anche la resina qui sulla saldatura, in modo da essere sicuri che non ci possano essere perdite oppure aspirazioni d'aria. Dunque il carter finalmente è terminato, è stato resinato in tutte le sue parti e quindi adesso siamo pronti ad andare in rettifica. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.